Una cosa vi dobbiamo dire, ci siamo dimenticati. Ci abbiamo pensato appena siamo risaliti in sella, soltanto per non... Abbiamo detto, cavolo, l'abbiamo dimenticato. Senza il GS tutto ciò non ci sarebbe stato, quindi Esatto. grazie mille al GS che è un fido compagno di viaggio, 170, quasi 172.000 chilometri, mai battuto ciglio. Che dire, fantastico. E siamo a casa. Will I ever learn to love again? Will I ever learn to... Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Oggi è 3 settembre 2022. Buongiorno. Stiamo ripartendo da Colmar sotto un cielo plumbeo, guardate qua. Cielo Messo un po' color male. piombo. Sì. Non è messo benissimo, ma fa nulla, meglio il fresco che il caldo. L'acqua dovrebbe accompagnarci per diversi tratti del viaggio. Stiamo rientrando, questa sera saremo a casa. Prima tappa, colazione. Ah, bravo. Avevo discusso perché aveva detto che non voleva fare colazione stamattina. Patisserie. Ultima colazione in terra francese. Per quest'anno, probabilmente. Per questo viaggio. Sì, per questo viaggio, giusto. Per questo viaggio. Andiamo a bordo e si va. Ragazzi, stiamo facendo benzina, guardate che assembramento che c'è qui. Il motivo è uno solo, il prezzo economico. Ovviamente piove, facciamo benzina, colazione, spesa per pranzo e poi si va. Patisserie, creperie, Rebert, vai, go. Cinzia, patisserie, dai, colazione. Sotto una pioggerellina fine in questo momento. Fornita e fornita, direi. La Cinzia che incusa. Io sto mangiando tutto con gli occhi già. 2 croix noisette, un cappuccino 6,40. Il cappuccino 3,40 € col Mar, ragazzi. Adesso si compra qualcosa qui al supermercato in maniera che quando arriveremo in Svizzera, perché più o meno la pausa pranzo verrà fatta in Svizzera, ovunque vogliamo ci fermiamo, abbiamo tutto a bordo come sempre e non abbiamo bisogno di andare a cercare supermercati, negozi o altro per mangiare. Adesso mi prenderò un'insalatona, credo, Cinzia non lo so. Comunque si fa la spesa e si continua. Nel frattempo la colazione l'abbiamo fatta, ha smesso di piovere, sta uscendo un tiepido sole, ma oggi sarà così, sarà variabile un po' ovunque, quindi ci mettiamo l'anima in pace e procediamo. Come da previsione, ragazzi, tempo folle. Poco fa facciamo colazione, pioveva anche abbondantemente, adesso è tempo di fare la spesa fatta. Ha smesso di piovere ed è uscito il sole, ma oggi sarà così tutta la giornata, ecco perché abbiamo lasciato riposare i jeans e abbiamo optato per tornare al pantalone del completo, per evitare di stare a fermarci e mettere antipioggia ogni 2x3, perché sarà così qui, sarà così in Svizzera e forse anche in Italia, da vedere le previsioni. Cinzia l'ha detta ai bagagli. Lasciamo Colmar con un bel sole che sta uscendo adesso e imbocchiamo la D201 direzione Mulhouse. Da lì lo step successivo sarà entrare in Svizzera, Basilea, e poi da lì autostrada. Percorrendo la D1 si attraversano questi piccoli borghi. Tra l'altro una particolarità, l'asfalto qui è molto viscido in questo momento, non mi chiedete perché. Ha piovuto, sì, ma è veramente molto molto viscido. Ecco qui le solite case a graticcio. Nei centri abitati si va a velocità moderata. Controlli radar anche in questi piccoli paesi, è disseminata la Francia di Velox, veramente impressionante. E anche qui in giro si vede poca gente, come per gli altri paesini che abbiamo attraversato ieri, nessuno. Finisce il paesino e si torna alla velocità di 80 all'ora e ci immergiamo di nuovo nella campagna francese. Siamo immersi in una foresta, letteralmente un parco naturale questo è. C'era un'insegna poco prima, non ho fatto in tempo a leggere il nome, ma questo è una foresta a tutti gli effetti. Dopodiché finisce la foresta e si torna in mezzo ai campi di mais. Eccoci qua. Boom. Siamo a una quarantina di chilometri da Mulhouse e ho come l'impressione che tra un po' torneremo sott'acqua, così il mio sesto senso mi dice che tra qualche minuto potremmo avere ancora della pioggia.
Comunque siamo attrezzati, quindi non è un problema. Avevo messo in conto oggi, vedendo le previsioni, era un po' ballerino dappertutto. È graticcio come se piovessero proprio lungo sti paesini. Come volevasi dimostrare, il mio presentimento era più che giusto. Piove, come vedete, persone stanno con gli ombrelli aperti. In questo momento la pioggia è lieve, ma lì è abbastanza nero, quindi ci aspettiamo qualcosa in più. La temperatura non è fresca, la temperatura è sui 20-21 gradi, quindi si sta decisamente bene in moto. Non è calda, non è fredda, soltanto davanti a noi, come vedete, è nero pesto. Fulmini si vedono all'orizzonte. Tempesta in corso, ragazzi, piove abbondantemente, oserei dire, molto abbondantemente, e la direzione è quella lì, quella più nera, non questa più chiara. Si balla tra il bello e il brutto, il bene e il male. Ma come dico sempre, l'acqua si asciuga, le emozioni restano. No, ma falle 2 gocce d'acqua ogni tanto, falle 2. Questo che deve fare? Okay. Siamo in mezzo a Mulhouse e piove a dirotto. Questi vanno piano, giustamente sono in macchina. Siamo a Mulhouse, sì, vi confermo che siamo a Mulhouse. Qua diluvia, una bomba d'acqua fatto pazzesca. Non vedo l'ora di entrare in autostrada. Siamo a Basilea in questo momento. Qui diretto. Ok, piove, che Dio la manda proprio. Adesso testiamo a dovere la Rally 3. In questo momento ha smesso leggermente, adesso ha allentato un po'. Mettetevi il kiwi perché penso che arrivi anche a voi l'acqua. Un muro d'acqua sta venendo giù, ragazzi, un muro d'acqua. E noi si va a comandare, si va. Go, dai, limite 120. Siamo a Basilea, qui i limiti si rispettano perché è pieno zeppo di velox qui in Svizzera. Quest'altra parte coda, per fortuna l'abbiamo fatta noi. Il dramma è stato attraversare la città di Basilea perché code sotto una pioggia torrenziale. Però mentre si va, per assurdo, è meglio, almeno anche la visiera si pulisce. In coda è drammatica la situazione, guardate quanta acqua c'è. Un muro d'acqua c'è. Ragazzi, è tutto molto annacquato qua. Adesso si torna sott'acqua. È tutto molto acqua. Mettetevi l'antipioggia e salite a bordo con noi. Tra l'altro qui davanti a noi ci deve essere un altro GS. Eccolo qui. Italiano, svizzero, di dov'è? Vediamo un po', una visiera. Francese. Salutiamo e si va, noi si prosegue. Visto meglio di me, il GS era tedesco. Tra 2,3 km, direzione, uscita è 9. Un cartello ci avvisa di 100 minuti di attesa al tunnel del Gottardo. A questo punto si potrebbe pensare di fare il passo, non l'avevo messo in conto, ma di certo 100 minuti di attesa non li faccio. Vai, andiamo. Il GS da aeroplanino si è trasformato in idrovolante. Quanta acqua, però gli è più chiaro, quindi va bene. Siamo a 300 km dall'arrivo, non c'è nessuno. 300 km dall'arrivo e sotto ancora un pioggia torrenziale. Abbiamo preso la deviazione, siamo sulla A2 direzione Lucerna, ma come vedete c'è un nuvolo veramente d'acqua interminabile proprio. Passiamo questo qua che alza tanto di quell'acqua che voi non potete capire quanta acqua alza questo qua. Inferno di traffico, i segnali dicono che è un inferno, traffico a go-go, il Gottardo 12 km di coda, è pazzesco tutto questo, e fuori sta diluviando. Siamo dalle parti di Lucerna, una bomba d'acqua di cose epocali. Siamo riparati sotto questo cavalcavia, infatti ci sono anche altri motociclisti di là che ci salutano e si riparano come noi qui sotto. È una roba pazzesca. Non abbiamo mai preso
visto tutta quest'acqua in 15 giorni in Irlanda. Mai, mai, mai. Come vi diceva Cinzia, una roba così non l'abbiamo mai presa in Irlanda. In 15 giorni mai presa. Oggi abbiamo recuperato i 15 giorni d'acqua praticamente. Il media mod, se non si rompe adesso, non si rompe più. Continuate a vloggare nonostante la bomba d'acqua. Ci siamo fermati qui sotto perché veramente ne veniva giù tanta. Adesso ho smesso. Adesso a questo punto non si vedeva niente. Non si vedeva assolutamente nulla. La batteria si era scaricata e qui c'erano anche altri ragazzi tra l'altro fino adesso. Montiamo in moto e tra un po' faremo una pausa pranzo da qualche parte. Go, si va, il viaggio continua. Siamo ripartiti dalla breve sosta che abbiamo fatto. Abbiamo approfittato per cambiarci buffer, che era l'unica cosa bagnata perlomeno. Questo è il lago di Lucerna. L'acqua ha allentato per ora, però come vedete le nuvole sono sempre in agguato. Attualmente c'è una temperatura di circa 18 gradi. È tutto molto verde, è tutto molto green qua. Proseguiamo, dai, siamo a 243 km dall'arrivo. So che non si fa, ma 13 km di coda, persino gli svizzeri. Siamo messi qui a 30 km/h, 4 frecce e si va. 13 km di coda, pioviggina, a 30 all'ora si fa piano piano e si va su in cima. Non è che la gente sta bivaccando praticamente dentro le corsie. Questo mangia, prima portavano i cani a pesciare, giustamente la gente sta impazzendo perché poi non è che 13 km li smaltisci così. In attesa, sinceramente da parte nostra, vedere tutta questa coda in ingresso verso l'Italia. Mi aspettavo l'inverso. Illudete, non abbiamo ancora passato il tunnel del Gottardo. Nel frattempo, per fortuna, è uscito un po' di sole che ci scalda. La Svizzera regala sempre grandi emozioni, grandi panorami, grandi viste. Una leggera pioggerellina, continuiamo a proseguire a 80 km/h. Il limite è sceso a 80, sono indicati 80 all'ora, indicate le code. In Svizzera, come sapete, come vi ho detto più e più volte, i limiti si rispettano. In questo momento ci sarebbe 120 su questo tratto, ma più segnali indicano 80 km, quindi ti smetti a 80 e rispetti. Come vedete qui i camper hanno parcheggiato perché si impazzisce con le code. Ecco qua, di nuovo in coda siamo. Ci siamo quasi nella pancia del Gottardo. Dopo non pochi sacrifici, veramente drammatica, macchine ferme. L'ultima macchina ferma era dei tedeschi che probabilmente staranno iniziando le ferie. Cofano aperto, un Audi, non so cosa avesse, ma era ferma. Facciamoci questi 17 km dove la parte interna sicuramente avremo temperature folli, ma se non altro mi si asciuga la parte esterna del completo. Io addosso sono completamente asciutto, però esternamente il completo BMW è un po' umido, quindi perché il Gore-Tex su questo completo è all'interno, quindi a questo punto magari gli facciamo fare un'asciugatura lenta. Ecco, 39 gradi, siamo nella pancia del San Gottardo. Usciamo dal Gottardo, ovviamente piove. Ha ripreso a piovere, ragazzi. Vabbè, oggi è così, pazienza. Adesso faremo una sosta pranzo sicuramente qui all'area di sosta, perché io ho fame, sono circa le 2:20, abbiamo tutto a bordo come sapete, quindi io direi che è tutto molto pranzo, quindi adesso ci fermiamo. Mangiamo, sì. Ragazzi, 13:40, siamo fermati qui al Gottardo, la nostra panchina c'è. Vi dico la verità, dentro al tunnel c'erano 39 gradi e mezzo e qui ce ne sono 15, rimpiango i 39 e mezzo di lì dentro, si stava divinamente. Adesso ci mangiamo qualcosa, anche perché già ripreso a fare 2 gocce, mangiamo qualcosa velocemente e scappiamo, perché come potete vedere qui c'è un tempo letteralmente da lupi. Poi prima di chiudere il video faremo il punto della situazione. Abbiamo oggi insalatone, brezel, formaggio, olive, tutto molto light. Tutto molto tedesco oggi, insalatona, soliti annacati, a bordo, brezel, olive, formaggio. Buon appetito. Buon appetito. Pranzo fatto, si riparte sotto l'acqua. Non ci dà acqua tregua. A go-go. Adesso piove, ragazzi. Guardate le nuvole come sono basse. Sono bassissime le nuvole. I tavolini si sono vuotati, erano pieni, sono scappati tutti con la pioggia.
Si è riempito il piazzale di pullman, di auto, metto il casco e si va, si torna a comandare. Per fortuna ha smesso di piovere. Guardate le nuvole, che tempo da lupi c'è qua davanti. Nuvole nere, nuvole bianche, dietro ci spunta l'azzurro. Tra un po' sicuramente ci dovremo fermare per alleggerirci un po'. Penso che dalle parti di Milano non ci siano 15 gradi, qui ci sono 15 gradi. A pochi chilometri da Lugano è tornato il sole, ci sono 24 gradi. È tutto molto corretto, è giusto così. Mamma mia ragazzi, prima abbiamo preso una bomba d'acqua, ma di quelle slavate che non prendevo da tempo. Ma da tempo, a un certo punto proprio talmente tanto che le macchine non camminavano più, erano quasi ferme. Abbiamo trovato al volo quello svincolo, siamo usciti e ci siamo riparati sotto quel cavalcavia dove c'erano anche altri, ecco, dei francesi. Salutiamo, dove c'erano anche altri motociclisti e per fortuna ho rimesso la batteria nuova alla GoPro che si era nel frattempo scaricata. Ho testato, posso dirlo a voce grossa, veramente il Media Mode. Il Media Mode ha preso delle bombe d'acqua, soprattutto oggi, pazzesche, e ha resistito, quindi in Irlanda mi facevo scrupolo a utilizzarla quando faceva quella pioggerellina. Da Basilea a tutta la Svizzera si è preso una secchiata d'acqua. L'unica cosa che manca è immergerlo, però GoPro dice che non è impermeabile, quindi quello non lo farò. Però vi posso garantire che anche sotto un'acqua torrenziale il Media Mode funziona alla grande. Adesso non resta che passare il confine e poi ci saluteremo per la chiusura del video, perché è finito il video di oggi, è finito questo viaggio. Prima di porla però alla fine, godiamoci questi ultimi 95 km. 15:30, questa è la coda per uscire dalla Svizzera ed entrare in Italia. Coda, adesso la saltiamo a piè pari, qua arriviamo in cima, si sgattaiola, si entra sulla tangenziale che ci porta verso Como, superiamo la frontiera, autostrada, puntiamo Milano, da lì torniamo verso casa. Eccoci qua, entriamo in autostrada, siamo all'altezza di Como, dopo Como. Mettiamoci qua, mettiamoci in attesa, mettiamo le 4 frecce magari, ci vedono. 16:15, sabato 3 settembre 2022. Ci sono circa 26-27 gradi. Sole, siamo arrivati, quasi arrivati. Quasi arrivati, una trentina di chilometri ancora per casa. Siamo in piena tangenziale a Milano, dove come vedete la tangenziale è così, l'autostrada è così, in dogana come avete visto è così, traffico ovunque. Qualche numero: 6.450 km fatti da quando siamo partiti a quando arriveremo a casa. Sono state 3 settimane colme di emozione, tutti i giorni un'emozione diversa. L'Irlanda ce l'aspettavamo bella sinceramente, ma non così, cioè non così emozionante, perché ogni chilometro, ogni piccolo tratto aveva dei colori, delle emozioni, anche il meteo, ogni cosa tutta diversa. Ben oltre la nostra aspettativa. Sì. A ripensare dal primo giorno all'ultimo abbiamo visto posti diversi, totalmente colori e situazioni diverse. Tutto diverso. È bellissima l'Irlanda. Per chilometro, non il si sud può è diverso raccontare. Esatto, bisogna viverla l'Irlanda. E tutta l'acqua che abbiamo preso oggi non l'abbiamo mai presa in 2 settimane. Oggi giornata umida, diciamo sì, così, una bomba d'acqua. Fino a qualche ora fa sì. Ma poco dopo la partenza poca, diciamo. Ma da Basilea fino al Gottardo è stato una bomba d'acqua allucinante. Siamo arrivati comunque asciutti, senza l'utilizzo di nessun antipioggia, e ci siamo voluti riparare sotto quel cavalcavia perché ne arrivava veramente col secchio. Giusto per fermarci un attimo. Esatto. Io vi ribadisco, non ho risposto ai vostri messaggi nelle varie pillole, ma li ho letti tutti. Mi limitavo a mettere il like e il cuoricino per farvi capire che li avevo letti, ma credetemi, il tempo è stato veramente molto pieno. Sì. Il tempo libero è veramente poco. La sera arrivavo in stanza le migliori liti, a volte con Cinzia, anche tardi siamo arrivati. A volte anche tardi, e poi le migliori liti con Cinzia quando lei perché lui doveva lavorare, per lui è un lavoro. Lei magari voleva dormire e io, abituato al Mac con cui scarico molto velocemente i file, con quest'altro computer che ho comprato non è paragonabile come prestazioni al Mac, e quindi per scaricare prima video della GoPro, poi video del Mavic, poi video 360, un'ora se ne andava. Quindi adesso inizia a lavorare da casa. Poi dovevo trasferirli sull'applicazione e poi da lì iniziare a lavorare. Cioè, insomma, era un lavoro a tutti gli effetti, quindi non ho potuto
ringraziarvi uno a uno, vi ringrazio perché siete stati veramente tanti, ci avete fatto sentire il vostro affetto quotidianamente, anche nei momenti di sconforto. Adesso lo possiamo dire perché non ve l'abbiamo mai detto, ma ogni giorno c'è stato un piccolo problema, a volte anche due, e mo si rompeva una roba e mo si rompeva un'altra. Parliamo tutte cose piccole, tutte risolvibili, per fortuna. però ogni giorno c'è stato qualcuno che ci ha pensato e ci metteva i bastoni tra le ruote, ma noi siamo stati più tenaci e abbiamo portato a conclusione il tour sempre col sorriso e oggettivamente un bellissimo giro. Gli irlandesi sono fantastici, gente di cuore, gente accogliente, hanno proprio l'ospitalità dentro. L'ospitalità, anche il turismo, si vede che secondo me ci sono portati. Sì. Perché tutti che si fermano, ti chiedono da dove vieni, dove vai. Hai bisogno di qualcosa. Sorridono, ti salutano tutti. Ti saluta quello che sta tagliando la siepe, quello che porta a passeggio il cane, quello che va a cavallo, quello che magari è fuori casa, quello che sta fuori. Ferma un attimino in là. Esatto. Sono tu, il cassiere ti sorride, cioè insomma sono persone molto bene, estremamente rilassanti, positive. Non abbiamo mai temuto il pericolo. Io ho lasciato. E non sembrano stressati né alla guida, no, né proprio in generale, sembrano proprio completamente diversi, proprio tranquille, rotonde con calma, stop e semafori esatto. Nella tranquillità, non si usa il clacson, no. Però tranquilli. Sono molto pazienti, soprattutto con chi ed è palese, viene da altre parti d'Europa dove si guida a destra. Sono molto pazienti. Io non avrei avuto tutta la pazienza che loro magari hanno avuto con me, non tanto nelle strade a scorrimento veloce che semplici, ma vi garantisco che nelle città come Belfast o Dublino o in altri piccoli centri molto ingarbugliati, guidare a sinistra, soprattutto quando si riparte agli incroci, è abbastanza caotico, soprattutto quando il traffico è intenso. Quando non c'è nessuno vai liscio come l'olio. Le strade a scorrimento veloce vanno bene, ma quando inizia a essere città grandi, Dublino, Belfast e poche altre, un po' stressato. Esatto, le parti più belle sono i paesi. Perdetevi nei villaggi, perché i villaggi sono la vera essenza dell'Irlanda. Ma quello un po' ovunque. Un po' ovunque, ma per noi sì, assolutamente sì. Le città più piccole sono quelle più vere, dove l'Irlanda si respira di più. La vera Irlanda, ma non solo in Irlanda, per noi anche in altri posti. Cioè quello che effettivamente vedi e percepisci, lo percepisci da queste piccole realtà e non come nelle grandi città, belle per l'amor di Dio, però la vera Irlanda che ci è piaciuta è quella fuori dal turismo, lontana dal caos. Più piccoli sono i paesi e più sono quelli che ci sono piaciuti. La Wild Atlantic Way è un incanto, il Ring of Beara strepitoso. Sarà che siamo arrivati la sera sotto prima la pioggia, poi si è aperto il cielo, un tramonto rosso fuoco, erano le 9:30 solo noi sulla Wild Atlantic Way, questo sole che si affogava nell'oceano, strepitoso, fantastico, ma è tutto bello. Il nord pure è bello, la Causeway, Coastal Route stupenda. No, tutta non c'è perdetevi. Un posto che non possiamo dire che non ci sia piaciuto, magari è piaciuto un po' meno, però non da dire quello non mi è piaciuto. Perdetevi nelle stradine più piccole, più piccole sono, più piano andrete e più quando finirete la curva rimarrete a bocca aperta. Per il paesaggio. Ci sono degli scorci che nessun video, nessuna parola, nessuna chiacchiera, nessun racconto, nulla potrà raccontarvi se non ne vivete. Le emozioni che provi in quei posti sono uniche. Arrivare al faro di Fanad, che non era in programma, era fuori menù, diciamo così. Perché era, distante. Era distante 50 km dalla fine di quella tappa. Siamo arrivati prima, siamo goduti sto faro di Fanad con un sole fantastico, un vento sostenuto, ma le Giants sotto la pioggia, una leggera pioggerellina, ma comunque fantastico. Insomma, ogni posto è stato semplicemente fantastico, bello, decisamente una perla l'Irlanda, andateci. Vi ringraziamo se siete arrivati fin qui, a questo punto non abbiamo altro che da salutare, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta benzina. Ciao, al prossimo video.